Ecco a voi la vera e cruda realtà. Buongiorno a tutti. Avevamo 4 letti, 2 sul palco piccolini, 2 più grandi matrimoniali, ma si fa per dire. Abbiamo scelto solo questo. Noi stavamo più caldi, vicini vicini. Ragazzi, buongiorno. Questa è la nostra mattina. Non vi abbiamo mai fatto vedere il nostro cibo che ci abbiamo portato da casa. Quindi avete un assaggio. Colazione molto molto basica. Biscotti, marmellata, Questa è la mia colazione. pancarré Roberto, orzo solubile e latte da poter insomma versare dentro. Abbiamo anche il caffè con la Abbiamo il mochetta. caffè con la moka, però al mattino io devo fare attenzione a prenderlo, Francesco si adegua. E questa è la nostra colazione con vista moto. motorcycle. La nostra casina è identica a quelle che vede in fondo. Oggi yoga per me, relax, facciamo una doccia, laviamo le cose. A proposito, dobbiamo lavare le cosine. Sì, per il nostro modo di viaggiare, dopo 5-6 giorni ci fermiamo 2 giorni di stop. Sì, c'è gente più brava di noi, Ma non dobbiamo fare Però gare con noi nessuno. non siamo in competizione, no. Ognuno il suo viaggio. Ora sposto tutto, scarico un po' di file che ricarico sui social e mangio anch'io. Buona colazione. Piccolo incidente di percorso perché la fortuna ci vede molto bene. Siamo andati alla reception perché si sono spente tutte le luci, si è spento il riscaldamento, Non avevamo acqua. non avevamo il fondo per i capelli. Cosa è È successo? successo che al momento tutto il campeggio è senza elettricità, senza acqua, quindi è l'una Quindi adesso. se volete venire in viaggio con noi, pensateci bene. Sì, pensateci bene. Forse sono io vestita di nero. Quindi adesso non possiamo cucinare perché ci sono le piastre, quelle elettriche. Non possiamo avere acqua. L'acqua ma va noi- con la pompa, quindi non viene acqua, non viene Noi né acqua né avevamo- calda né fredda. Esatto. Però noi abbiamo la nostra tanica di riserva, 1 litro di acqua ci dovrebbe bastare per cucinare 200 grammi di pasta, tiriamo fuori la nostra attrezzatura, in qualche maniera ce la scampiamo, dai. Esattamente, Pasta al pomodoro oggi, via. L'acqua non è molta, però lo facciamo bastare, dai. Sì, per forza. Poi faremo una recensione di questo fornellino perché è l'Aston Martin dei fornellini. Oggi pasta al pomodoro e forse aggiungiamo anche una scatolina di tonno. Crepi l'avarizia. Luce è appena tornata, ma Sì. avevamo iniziato, Ormai quindi abbiamo finito l'opera. i lavori vengono finiti con la nostra attrezzatura. Sughetto con olio extravergine di oliva portato da casa in questo contenitore. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo è il risultato. Già un po' mangiato perché non resistavamo Perché dal dovevamo profumo. provare, sarà l'ambientazione, per me è buonissimo. E siccome la moglie è maiala, la pasta non l'ha soddisfatta al 100%, nel senso che non gli è bastata, nonostante erano 240 grammi. No, erano 220 intorno. No, No, 200, no. l'ho pesate io a casa. Sì. Erano 200 grammi, quindi 100 a testa. Però dobbiamo anche fare una camminata se smetterà di piovere, perché dovremmo. Quindi abbiamo bisogno Quindi di c'è bisogno di verdura. energia, perché dopo io rompo che ho fame. Adesso insalatina di orzo, farro, qualche verdurina e tonno e poi caffè con la moka. Mochetta da una persona. Adesso mettiamo su. Io nel frattempo sto lavorando. Dato che è tornata la luce, risparmiamo il Approfittiamo. gas e approfittiamo della Sì. nostra piastra. Caffè arrivato, ho appena spento. E biscottini. Dopo 5 giorni di viaggio, per il nostro modo di viaggiare facciamo sempre 2 giorni di stop per lavare l'intimo, per riposarci un attimo, per vedere tutto quello che ci sta intorno. Infatti questa tappa è stata voluta per andare al Preikestolen. In questo momento sto aspettando Sara che ha fatto la doccia e si è lavata i capelli. Quando si lava i capelli, Sara, ragazzi, qui bisogna stare fermi per 2 ore. Consuma tutta l'acqua della Norvegia. Però a parte questo è l'abbigliamento che utilizzerò per andare a Preikestolen. Poi mostrerò quello di Sara. Ora vado ad aprire le valigie che ho ancorato al bar paramotore per prendere gli antipioggia. Qua ci sono 2 cuscini in memory per quando alloggeremo su delle strutture che non abbiamo lenzuola, asciugamani, cuscini, nulla di nulla.
mentre da questa parte ci sono 2 antipioggia, il mio e quello di Sara. Non li abbiamo mai utilizzati perché l'abbigliamento che abbiamo non necessita di antipioggia, è già impermeabile di suo, però li abbiamo portati proprio perché con noi la fortuna ci vede molto bene. Oggi la giornata, come quella di ieri tra l'altro, non è il massimo, quindi è facile che prenderemo pioggia. Ogni paio d'ore piove, poi esce un po' il sole ma poi riprende a piovere. Da qua al parcheggio il Pregestollen sono circa 26-27 km, quindi andremo, sicuramente prenderemo la pioggia, ma non possiamo andare con la tuta della moto perché poi fare 2 ore e mezza all'andata e 2 ore e mezza al ritorno con l'abbigliamento da moto non mi sembrava il massimo. Quindi da casa l'organizzazione è stata questa. Perlomeno noi cerchiamo sempre di ottimizzare il tempo, ma al tempo stesso ottimizzare anche il comfort durante il viaggio in moto, che non sempre è il massimo del comfort. Sono le 4 del pomeriggio, ce l'abbiamo presa comoda perché volevamo salire a Pregestollen quando le persone scendevano, noi salivamo, e vedere il pulpito con pochissima gente. Un'altra passata di pioggia, aspettiamo un attimo che smetta, probabilmente non smetterà, quindi ci decideremo a partire. Era solo per caricare quelle 4 cose con la massima calma, ma il tempo è variabile, non ci assiste in maniera pazzesca. Per ora non sta dalla parte nostra. No, Comunque anzi, noi siamo più forti e ce la faremo. i vichinghi sono temerari, ma noi gli terremo testa. Certo, da buoni italiani, forza ragazzi. Nel frattempo si è alzato anche il vento. Un attimo di tregua. Dai. Pronta? Pronta, proviamoci. Don't wanna wait in line. I've been here 1,000 times. It's all a big hustle and a serious grind. You're coming out to me and hope I come quietly. Already in love, but nowhere to call my home. Ragazzi, ce l'ho fatto fortissimo. You're still a part of me, but are you where you wanna be? I left you Continua a piovere. a single way to break free. I came back years too late, feeling both love and hate, trying to make up for the hurt that I've caused, hoping to gain what I've lost. Don't stop waiting here for me, although I can't be the one you need. I'll be your stepping stone. Mi sto rendendo conto di quanto io sia pappa molle e poco resistente. Avete visto quelle ragazze che correvano? Di là c'era una pista per la corsa e altri ragazzi correvano, ragazze parlavano tra di loro come niente fosse. Ci fermiamo a comprare un ombrello e l'acqua da portarci. Alla corsa dell'ombrello norvegese, in ogni posto prendiamo sempre l'ombrello del luogo. Piano, fa piano. Compro anche l'acqua a sto punto, dai, così stiamo tranquilli. Intanto che aspettiamo Sara, noi ci trovavamo qua. Per andare a Pregestollen bisogna continuare per la 13, poi prendere questa stradina bianca e in teoria qua ci dovrebbe essere il parcheggio per Pregestollen. Umbrella accostata. Ma già la bandiera norvegese? C'era blu che era bellissima ma costava 129 NOK, questa 99, cioè 10 euro. Ho preso questa che tra l'altro è carina col grigio. Quindi la Fa porterai pandan. per andare al lavoro, dai. Allora, i nostri orari non sono mai il massimo perché Sono i io- migliori, adesso andiamo a Pregestollen però di queste notte. incursioni nella vita quotidiana dei norvegesi, dove è una sorta di self, questo era, aveva di tutto, io l'adoro, mi piace tantissimo. Dai, Andiamo. ce l'hai il faretto a mettere sulla fronte nell'eventuale tornassimo di notte? Dai, ma erano famosi per le notti bianche, adesso Via ragazzi, noi si va sempre in ritardissimo, però se riusciamo a fare qualche foto con il cielo che sembra si stia aprendo da sopra il pulpito potrebbe essere una cosa carina senza tantissime persone. Sempre più bella, tutta sporca. Che è più bella, la moto o la moglie? mai metterle in
competizione, l'hai fatto di nuovo. Sporca, è bellissima. Per dare informazioni a 360 gradi, se cercate un ombrello nella città di Tao non dovete andare nei supermarket, ma venite qua, Europris. Si riparte, direzione Giopla. Il ragazzo che mi ha dato indicazione per l'ombrello era qua, Rema 1723, quindi chiuderanno alle 11, faremo in tempo a comprare qualcosa per la cena quando torniamo, speriamo. Quindi ripasseremo dopo qua, che è sulla strada di casa. Ripassati davanti alla galleria lunghissima di ieri, la Ripilche. Parcheggio per le moto, ci sono diversi motociclisti e probabilmente non si paga. Forse ce l'abbiamo fatta, cambio di gomme velocissimo per entrambi, ovviamente in Gore-Tex, ormai vi conoscete bene, quindi con le gomme nuove andremo più veloci, sono con le l'ombrello 5:40, il parcheggio abbiamo visto che per le moto non bisogna pagarlo, quindi entrate dove siamo entrati noi e parcheggiate qua. Noi abbiamo fatto in questa maniera, caschi legati sopra la graticola, con questa poi ve la farò vedere nel video nerd. Partiamo veloci perché dobbiamo fare il tragitto e poi tornare a Tao e fare la spesa prima delle 11 di sera. Andiamo ragazzi. Vai, scala una marcia, gli antipioggia non li abbiamo tolti, fanno anche comodo per l'occasione. Primo tratto abbastanza impegnativo, con la moglie che ti uccide è ancora più impegnativo. Secondo tratto sconnesso, termini motociclistici. Allora, non ci sono protezioni, sappiatelo. Dai. Poi noi, sempre molto fortunati, abbiamo anche la pioggia, quindi raffreddamento al liquido. Vediamo la potenza di Sara nello scalare le vette più impervie. Dove? È passato. Poi alla fine della scalinata Un attimo di si pausa. arriva su questa sorta di piano in roccia. Vediamo se da qua si vede qualcosa. Praticamente ecco la nostra Tenerona. Con pochissimo abbiamo fatto tutto questo dislivello e questa è la strada per arrivare. Scarpe New Balance, facciamo pubblicità, paragonabili alle Continental TKC 70 per performance, veramente eccezionali, veramente. Perché non si sente il terreno scoscese sotto. Hanno un fondo in Vibram, non scivolano nonostante il fondo bagnato, vanno benissimo. Ora invece si inizia la discesa, una discesa lenta, comunque su gradoni. Mentre la pioggia battente continua, incontriamo tanta gente che sta tornando senza ombrello o senza keyway o cappuccio, cappello, con una tranquillità serafica. Sono abituati. Sono nordici. Sì. Noi siamo più gracili, ragazzi. Siamo più temprati per il caldo, come le temperature di casa dimostrano. Addirittura sopra al masso? Perché sei passata là? Non lo so. Volevi fare delle tue doti No, atletiche? pensavo fosse meglio. Veloce e doveroso aggiornamento. Sono 25 minuti che camminiamo. Ok, la situazione è quella che è perché sotto la pioggia non è il massimo. Comunque, la strada per arrivare non è proprio facile. Questo è un altro tratto
dal video non si capisce, ma è abbastanza ripido e la situazione delle È rocce solo è ciottoli questa qua. grandi. Ovviamente ci fosse stato il sole, Sarebbe stato piacevole come camminata, così stiamo sudando, bisogna tenere l'ombrello, forse Però- è il caso di prenderne 2. però se ci fosse stato il sole era troppo facile, no ragazzi? Sarete dai. più fortunati quando verrete voi. Esatto. Ora Andiamo. dal divano voi vedete soffrire noi, dai, andiamo. Vai avanti tu. No, che è dai. tanto ripida qua, dai, noi non ce la facciamo. Dai, dai. Dai. Sembra, ma non piove, proprio poco. Forse da dietro si capisce il dislivello dei gradoni. Ora sembra che la situazione sia migliorata. Ecco qua. Oh, E Sara ha detto, per fortuna che abbiamo comprato le banane, perché abbiamo qualcosa da mangiare. Qua è uno spettacolo, con la se uno pioggia. potesse godere dello spettacolo intorno senza guardare troppo dove mette i piedi tra pozzanghere varie. Però è anche vero che in questa maniera non abbiamo incontrato praticamente nessuno. Un po' per qualcuno, l'orario, ma un po' per la situazione. Sicuramente la vista dal pulpito non sarà il massimo, però dai, alla fine che ci importa? Questa è la Ecco, parete un altro punto che abbiamo davanti. per farvi rendere conto che non è proprio facile, dai. Vai amore, ultima rampetta. Metti la prima ridotta. Aspetta che mi giro. Guardate Ah, laggiù. in fondo è bellissimo. Ci daranno un premio all'arrivo? Sì, l'ha vista. Io pensavo una bistecca ai Quella ferri, dopo. un bel boccale di birra. Di qua. In teoria dai cartelli abbiamo fatto 3/4 della strada, dovrebbe essere 3,8 km il totale. Ma dove si scende? Qui non si scende. Allora tieni l'ombrello che andiamo separati, che secondo me qua è ripida. Sì, di qua. Guarda il colore di questa roccia. Vai. È che con la pioggia, se non si hanno le scarpe adatte, è pericolosissimo, credo. Perché scivola. È per i vichinghi impavidi. È passato da poco il cartello che indicava 1 chilometro restante. Ci troviamo in questa spianata. Sono due delle pochissime persone che abbiamo incontrato al ritorno. Hi. La cosa bella è che con la pioggia si cammina in mezzo alla natura al 100%. E si creano cascate. Ovunque ruscellini e cascatine. Piedi in acqua. Qui se hai sete penso che la puoi bere direttamente. Altissima, purissima, levissima. Wow. Che bella. Scale artificiali per la prima volta. Ma penso che ha fatto il percorso, si è posizionato i massi. Che lavorone. Guarda qua il legno come l'ha intagliato. 150 metri, 3850 metri fatti. Oh, 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 che spettacolo ragazzi, che spettacolo. Piccola info, dopo questo punto niente drone, niente campeggio. Sei Vai pronta? prima tu. Fai attenzione. Cioè qua, se si stacca un pezzettino di roccia, è la fine. Mamma. Mamma mia. Vieni, vieni. Guardate. Il ghiaccio l'acqua si era incuneata qui, è ghiacciata e poi quando si è sciolta ha lasciato questo tipo di fessura enorme. Signore e signori, dopo circa 2 ore di cammino, 4 km sotto la pioggia, ha ripreso a piovere in maniera allucinante. Siamo bagnati fradici come 2 pulcini, però il pulpito tutto per noi. Mamma mia ragazzi, guarda che spaccature. C'è un silenzio assordante. Vuoi fare una foto là sopra? Piano piano, tienimi.
Vieni che è bagnato. Guarda che spaccatura qua. Siamo sicuri che noi andiamo di qua e non crolla nulla? Sembra che debba crollare fra Ma perché me ne hai detto queste cose? 1000 anni o 1 milione di anni. Lo dicono i geologi. Tutto per noi. Sotto c'è la mini. Cucina. Non è tanto mini, è che noi siamo alti e sembra piccolo. Dai però. Uno sprazzo di sole era bello. Sì, era bello. Avevo portato lo zaino con la super camera fotografica. E va bene, torneremo dai. E niente ragazzi, oggi volevo portare Sara a mangiare la banana su un posto particolare. Quindi la banana ce l'abbiamo. Ce l'ho anch'io. E il posto particolare è questo qua. Aspettate, 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 tienimi. Wow. Siamo a Prekestolen, bagnati fradici, abbiamo fatto tutto il percorso 4 km sotto la pioggia, la moto ci aspetta al parcheggio, ora ci mangiamo la banana in completa solitudine perché sono le 7:30 di sera. E poi si riparte, si torna altri 4 km a piedi sotto la pioggia battente, poi moto e casino. Siamo due pazzi scatenati, però la vita è bella per questo. Ciao ragazzi. Buona banana a tutti. E dopo aver ripreso le calorie con la banana ci siamo girati tutto coperto. In 2 secondi non si vede neanche più la montagna di fianco. C'è più nulla. Cioè è impressionante, è un muro bianco. Ripartiamo perché è cambiata anche l'aria. Sì, è freddo e noi ci siamo freddati. Noi ci siamo freddati e onde evitare che ci prenda il raffreddore come in Russia, ripartiamo. Controllatina alle gomme. Perché bisogna accelerare, ci abbiamo messo quasi 2 ore, al ritorno saremo molto più veloci secondo me perché si va praticamente quasi sempre in discesa e poi dobbiamo andare a comprare qualcosa per la cena perché via. penso che dopo questa camminata questa sera mangeremo come 2 maiali veramente. Vai. A tutto ora ragazzi, facendo attenzione perché qui non c'è un guardarai, cioè nel senso che guardate. Ma io dico no. Si sprofonda. Io dico. Primo chilometro fatto, al ritorno. Come ti senti? Ho le mani congelate ragazzi. Sì, è freddo. Freddo, abbiamo le mani congelate. Però se ti muovi e non ti fermi, mettersi il casco con i capelli bagnati, quella è la vera sfida. Là in fondo c'è un piccolo spiraglio di sole. Che presto sparirà. Ma non viene da noi, non viene da noi. Sembra di stare in Cina. A dimostrazione che la roccia del pulpito è granitica, ecco a voi una scala che hanno ricreato in granito appunto. Granito? Eh sì, è Portiamo a granito. casa un pezzetto? Un topolino ragazzi. Non sa dove Piccolino. nascondersi perché ha paura di noi. Ultima discesa la moto. Siamo alla fine del percorso, per chi fosse interessato, quello là è un campeggio adibito appunto per chi vuol fare il percorso al Prekestolen, oppure ci sono quelle 2 casine là, sempre con dei letti, un ristoro per la notte. La Tenerona ancora c'è ad aspettarci. Queste sono le moto sicuramente di chi alloggia al camping qua sopra. Appena ripartiti dal parcheggio del Prekestolen, adesso andremo al mercato che abbiamo visitato prima e dobbiamo fare le scorte per la cena. Andiamo!
tornati al supermercato di prima a fare provviste. Provviste? Io faccio una rabbina adesso, no provviste. Ho una fame impressionante. Andiamo a fare spesa in Norvegia. Andiamo? Sì, prendi il carrellino. Ricordati che andiamo in moto, quindi non possiamo fare la spesa settimanale. Pomodori 39 corone norvegese al chilo. Banane 16,80 corone al chilo. Mele 15 corone. Kiwi 6,80. Bacon 39,80. Salmone, Salmone 49 corone, 360 grammi. La nostra cena. I piselli li abbiamo finiti, questi sono enormi. questo è, Il tonno ce l'abbiamo. vediamo di qua. Birre, cosa consigliate? Spesa terminata. Bottiglia di birra, cappuccino, perché il latte hanno confezioni enormi, quella è una confezione di piselli e carote, un po' di frutta, un po' di verdura per questa sera, domani mattina, sardine e soprattutto salmone per questa sera che faremo insieme al riso e alla pasta, vediamo se la ricevo. Io ho voluto prendere, a parte il pane, queste cose qua. Solite cose sue. Sono quelle cose che vanno abbinate insieme tra mezzini, tra le cose migliori al Ma mondo. come no? Certo, è vero. La sì, crema è il top, ricordati. Andiamo. Domani mattina non assaggerai neanche una. Ragazzi, stiamo facendo la spesa e sono le 10:15 di sera. E dobbiamo ancora fare 7-8 km adesso. È rimasta solo da tenere una. Graticola, progettata dal sottoscritto, lo so che me la invidiate tutti quanti perché è un ottimo portabagagli per tutte le eventualità. Moglie felicissima perché tra poco azzannerà la cena. Dai, Esattamente. ripartiamo che abbiamo ancora 7-8 km, non ricordo, comunque Andiamo. pochissimo. Ripartiamo battendo i denti, c'è un po' freddino. Eravamo un po' sudati dal Prekestolen, ma abbiamo poca strada. Eccoci, arrivati alla nostra casina. Mamma mia che odorino! Qua cosa bolle in pentola? Solo acqua? Facciamo riso? Ecco la nostra cena, riso e salmone, piatto di pomodori come contorno. Allora, per farvi capire La voglia di l'umidità, far così. per farvi capire l'umidità, guardate i miei occhiali. Cioè, gli occhiali stavano dentro lo zaino che si è praticamente bagnato fradicio con la uscita Non da si è Prekestolen. bagnato. Qua dentro con il termosifone ha fatto un non si effetto è condensa. bagnato, Dai, però. rimettiti. Ecco. Ecco. Bene, mangiamo. Ecco il risultato. Chi lava? Chi lava? Dai, chi lava? No. Ora, con lo stomaco pieno, buonanotte. Buonanotte a tutti. You'll get it right, but don't